Benvenuti o bentornati, sono Raf. In questo video parliamo dell'imperativo dei verbi essere, avere e sapere. Vedremo come si forma e come si usa. E poi vedremo se esiste l'imperativo dei verbi servili, dovere, potere e volere. Sono verbi che non associamo spesso all'imperativo, secondo me per due motivi. Il primo è che a volte pensiamo all'imperativo come al modo per dare ordini. E quindi è difficile immaginare di ordinare a qualcuno di avere qualcosa o di sapere qualcosa. Il secondo motivo è che, come vedremo, l'imperativo di questi verbi si forma in maniera diversa dagli altri verbi. Prima di tutto, quindi, voglio ricordare come si forma in genere l'imperativo, e qui parlerò solo della seconda persona singolare, cioè del tu. Per i verbi della seconda e terza coniugazione, cioè dei verbi il cui infinito finisce in ere o ire, l'imperativo è molto semplice, è uguale alla seconda persona dell'indicativo presente. E quindi diremo per esempio bevi, leggi, prendi, pulisci, eccetera. Per i verbi della prima coniugazione invece, cioè i verbi che hanno l'infinito in are, si aggiunge a alla radice del verbo e quindi avremo per esempio mangia, parla, ascolta, entra, eccetera. Con i verbi riflessivi è esattamente la stessa cosa. L'unica cosa che bisogna ricordarsi è che il pronome riflessivo si mette alla fine del verbo e si unisce al verbo. Siediti, accomodati, lavati. Per la forma negativa, per tutte le coniugazioni, si usa non più infinito. Non mangiare, non bere, non entrare, non cominciare. Una cosa importante da tenere presente è che l'imperativo non si usa solo per dare ordini. Si usa in tantissime altre situazioni, magari per dare un consiglio o per invitare qualcuno a fare qualcosa, anche in maniera molto educata. Basti pensare a quante volte nelle conversazioni di tutti i giorni diciamo dimmi o ascolta. L'imperativo è importantissimo e per questo i miei studenti lo imparano molto presto. Ma veniamo ai nostri verbi essere, avere e sapere e cominciamo proprio da sapere. L'imperativo del verbo sapere alla seconda persona singolare, cioè tu, è sappi. Spiego dopo da dove viene questa forma. Lo troviamo in frasi come queste. Sappi che non mi hai ferito, mi hai soltanto preceduto. Sappi che qualunque cosa tu faccia, dovunque tu vada, non mi interessa. È quasi sempre seguito da che e poi una frase. Ovviamente non è un ordine. Non si può ordinare a qualcuno di sapere qualcosa, almeno credo. Il significato è più o meno voglio che tu sappia. Sappia è il congiuntivo presente del verbo sapere. Quindi la frase sappi che non mi hai ferito significa più o meno voglio che tu sappia che non mi hai ferito. L'imperativo di sapere quindi esiste e si usa. Magari non si sente tutti i giorni, però ogni tanto si sente. Il mio consiglio è di non usarlo troppo spesso. La forma negativa invece mi sembra che non esista, che non si usi. Almeno non mi viene in mente nessuna frase e nessuna situazione in cui userei l'imperativo negativo di sapere. Attenzione invece alla differenza fra sapere e conoscere, perché conoscere ha un imperativo normale, diciamo regolare, quindi segue le regole che ho spiegato all'inizio. Una frase famosa con l'imperativo di conoscere è conosci te stesso. Passiamo al verbo essere. La seconda persona dell'imperativo di essere è sii, con due i, come in questo esempio. Sinner contro Alcaraz, sii te stesso. Si parla di tennis. Io non seguo il tennis, quindi chiedo scusa per la pronuncia dei nomi che magari sbaglio. Ma in questo caso si tratta di un invito, cioè Ljubicic, spero di pronunciarlo bene, invita Sinner a essere se stesso. Si può usare seguito da un aggettivo, per esempio quando diciamo sii prudente o sii coraggioso, oppure si può trovare seguito da un sostantivo, sii turista della tua città.
Con il verbo essere poi si usa anche la forma negativa che si forma in maniera regolare, cioè con non seguito dall'infinito. E posso dire, per esempio, non essere presuntuoso o non essere triste. Il nostro terzo verbo è il verbo avere e la seconda persona dell'imperativo di avere è abbi. Anche questo imperativo non si usa molto spesso. Si sente soprattutto in espressioni come abbi fiducia, che si può interpretare come un invito, appunto un invito, un incoraggiamento ad avere fiducia. Oppure si trova nell'espressione abbi pazienza. Questa è un'espressione che si può usare in maniera letterale, cioè quando si invita qualcuno ad avere pazienza, cioè ad aspettare, oppure si può usare quando si discute con qualcuno. Per esempio quando dico abbi pazienza, non ho detto questo. In questo caso non la uso proprio in maniera letterale, non sto invitando la persona ad avere pazienza, ma è un po' come se dicessi aspetta un attimo, non ho detto questo. Bisogna fare un po' attenzione a usare questa frase quando si discute con qualcuno, perché potrebbe essere interpretata come un po' troppo brusca, una frase un po' troppo brusca. La forma negativa invece dell'imperativo di avere è regolare, quindi si forma con non seguito dall'infinito, non avere, e la posso usare per esempio in frasi come non avere paura, non temere. Finora quindi abbiamo trovato queste tre forme, sappi, sii e abbi, per i verbi sapere, essere e avere. Ma da dove vengono queste tre forme? Naturalmente si può notare che sono molto simili al presente del congiuntivo. La seconda persona del presente del congiuntivo, dei verbi sapere, essere e avere, è che tu sappia, che tu sia, che tu abbia. Sappiamo poi che per il presente del congiuntivo le prime tre persone sono uguali. Che io sappia, che tu sappia, che lei sappia, che io sia, che tu sia, che lei sia. Quindi le tre persone sono uguali. Ma queste forme, sappi, sii e abbi, in realtà sono antiche forme della seconda persona del congiuntivo. Questo è un bel libro sulla lingua italiana, scritto in inglese del 1794, e copre diversi aspetti, dalla pronuncia alla grammatica, e nel capitolo dedicato al congiuntivo ci dice proprio questo. Ci dice che per la seconda e terza coniugazione, la seconda persona singolare del congiuntivo può avere due forme, può terminare in a oppure in i. E quindi, per esempio, per il verbo sapere possiamo dire che tu sappia o che tu sappi. Oggi la seconda forma, che tu sappi, non si usa più per il congiuntivo presente, si dice che tu sappia, ma questa seconda forma è rimasta come imperativo dei verbi sapere, essere e avere. E un altro esempio che troviamo in questo libro riguarda il verbo volere, e anche in questo caso ci dice che abbiamo le due forme per la seconda persona singolare, che tu voglia, che è la forma del congiuntivo che si usa oggi, e poi che tu vogli, la forma che non si usa più. E questo ci porta all'ultima domanda. Esiste l'imperativo dei verbi dovere, potere e volere? L'imperativo del verbo dovere non esiste, e su questo mi sembra che siano più o meno tutti d'accordo. Non esiste neanche l'imperativo del verbo potere, anche se, secondo alcune grammatiche, la seconda persona del congiuntivo regolare in questo caso, cioè possa, può essere usata come forma dell'imperativo. Secondo me è una cosa un po' diversa, ma alcune grammatiche riportano possa come imperativo del verbo potere. L'imperativo del verbo volere invece esiste ed è proprio quella forma antica del congiuntivo che abbiamo visto un attimo fa, vogli. Non è assolutamente comune, non sono riuscito a trovare nessun esempio reale con questo imperativo e non mi viene in mente nessuna situazione in cui userei l'imperativo del verbo volere. Diverse grammatiche riportano praticamente lo stesso esempio ed è questo che vediamo qui nella grammatica Treccani, voglimi bene. È una forma che praticamente non si sente mai. Personalmente non credo di aver mai usato una frase come questa, ma
Se volete usare l'imperativo del verbo volere, sappiate che esiste. Grazie a tutti per avermi seguito. Se ti è piaciuto il video, lasciami un bel pollicione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!